Ciao José, ciao Christian, benvenuti a questa intervista per i 20 anni della Trackstorm. Il progetto Meccano Twins, un progetto che è rinato alla grande con tantissime numerose apparizioni in Sud America, in Australia. Tra l'altro notizia di poco fa che ritornerete in Australia con il team Brutale. Ve l'aspettavate tutto questo successo dall'una e dall'altra parte? No, onestamente no, è un progetto che va avanti da 10 anni ormai, 2003 è iniziato, ha avuto tanti cambiamenti sia musicali che appunto di persone. José è entrato a far parte del progetto Nel 2010. e da lì le cose hanno iniziato a ingranare. Adesso la direzione musicale è cambiata un po', abbiamo aperto assieme a Sick Squad etichetta Brutale e da adesso non ci si ferma più. E te José, te lo aspettavi tutto questo successo? Beh, per me è stato tutto nuovo, perché io sono partito da zero, mi sono ritrovato nel progetto Meccano Twins, come ha detto Christian, dal 2010, e quindi sì, io speravo che andasse così come sta andando, tra alti e bassi, però adesso sembra che abbiamo preso la direzione corretta. Sicuramente la vita da DJ è molto stressante, fra viaggi, vita privata, studio. Ci racconti un aneddoto particolare magari di un momento difficile che hai vissuto e soprattutto come hai fatto a superarlo? Beh, per me all'inizio è stato molto difficile perché entrare in questo mondo nuovo, avevo problemi con la lingua, viaggiando molto, non parlavo l'inglese, quindi i primi viaggi sono stati veramente difficili. Poi col tempo viaggiando ho imparato la lingua, adesso mi trovo bene a viaggiare. Christian, questo progetto nasce come hai detto te nel 2003, si slega dal trio Art of Fighters e nasce Meccano Twins insieme a Matteo. Progetto che poi per qualche anno è stato fermo fino all'arrivo di José. Ci racconti come è nato bene il tutto e soprattutto perché la scelta di José? Beh, è nato tutto nel 2003 semplicemente perché avevamo veramente troppa musica. Ci piaceva tutta questa cosa nuova che stava nascendo in quei momenti, appunto di questa hardcore un pochino più dark, un po' più tecnica, ed è così che è iniziato Meccano Twins. E è andato avanti per un po' di anni fino all'album, dove il secondo CD appunto era interamente Meccano Twins. Poi subito dopo che Matteo ha lasciato sì, Art of Fighter, che questo progetto, ho messo un attimino in stop l'idea, fino a quando ho conosciuto José e vedendo che comunque in studio stava già producendo quel tipo di tracce molto dark, molto pesante. A livello di immagine perfetta, come persona anche assolutamente una persona fidata, la persona giusta per Meccano, cioè l'ho visto e ho detto ok, deve essere lui. Siamo incontrati una sera a cena e pronti via, è ripartito Meccano. Il primo EP su TRC è stato Synapse, mentre quello su Trackstorm Groundbreaker, e fra poco è imminente anche il prossimo EP su Brutale. Fra tutti questi ci sono state tantissime tracce come Ignite, Combustion, Meccane che non è mai uscita. Qual è quella che rappresenta più lo stile Meccano, anche se è sempre stato uno stile che ha sempre svariato, e soprattutto quale vi ha dato più successo di tutte? Beh, ogni canzone ha avuto la sua storia, cioè è difficile dire quale canzone può rappresentare di più Meccano, no, perché appunto come hai appena detto si va evolvendo il genere, cioè lo stile Meccano. Ci sono state canzoni che secondo me anche suonate adesso dopo anni come appunto Ignite o Meccane funzionano e continuano a funzionare anche dopo 3, 4, 5 anni. Parliamo di Trackstorm ancora, per voi cosa vuol dire farne parte? Trackstorm è una famiglia, essere parte di una famiglia, ma sono 20 anni di storia, 20 anni che siamo tutti assieme, la famiglia si allarga sempre di più, è una bella esperienza e spero non finisca mai perché mi trovo troppo bene qua dentro. Io sono entrato da 5 anni e sono stato accolto benissimo dal primo, che è stato Christian, all'ultimo, quindi sono
stracontento di farne parte. Creed, tu sono tantissimi anni che ormai fai parte della Traxxtorm e sicuramente l'avrai vista cambiare in qualsiasi modo possibile e immaginabile, mentre tra José sono, fra virgolette, solo 5 anni che sei qui. È cambiata in questi 5 anni e se sì, quanto? Beh, è cambiata certo in 5 anni musicalmente molto, e anche con diversi artisti, con la nuova etichetta Brutale adesso, la Nexiclone che segue Christian, e continua a crescere. Ogni anno, ogni persona nuova è qualcosa in più per tutti noi. Ci raccontate qualche aneddoto particolare che vi è successo, qualcosa che vi è successo assieme? Beh, sono successe tantissime cose, ore in studio, viaggi assieme, soprattutto tante ore in studio buttate a dire cavolate. Però a pensare così su due piedi, il viaggio in Messico è stato molto divertente, cioè passare una settimana con Cristian, Luca assieme. Mi ricordo appunto un giorno in giro per Messico, ci siamo messi io e Cristian nel cappello proprio da messicano e di alienato Mexicano Twins, il vero artista. Come vi vedete? Come vedete Mexicano Twins fra 10 anni e come vedete la Traxxtorm fra 10 anni ovviamente? Bene, abbiamo comprato le chitarre adesso, stiamo investendo e abbiamo già 2 o 3 serate come gruppo mariachi a Città del Messico e tra 10 anni speriamo comunque di... esatto, io spero che mi ricrescano i capelli o comunque di rubarglieli a lui visto che ne ha troppi e a parte gli scherzi, tra 10 anni saremo ancora qua, il sound sarà ancora più incazzato, più estremo, più sperimentale, che cazzo ne so, sarà ancora Mexicano Twins comunque. Io spero di avere ancora i capelli. E sì, fra 10 anni saremo ancora qua a dire tante cavolate, a passare tantissime ore in studio, a mandare avanti appunto questo progetto. Secondo voi qual è stato il successo più grande di Mexicano Twins? Magari una serata, una traccia, un incontro, qualcosa? Beh, come traccia, e rispondo a questo, secondo me Combustion. È proprio l'ibrido, il mix perfetto a mio parere, credo nostro parere. Si è tatuato mezza scritta di Combustion e c'è la melodia, ma non è quella melodia troppo semplice, ancora è particolare, c'è l'aggressività, ci sono i suoni ricercati, c'è tutto. Secondo me quello è stato l'apice di Mexicano Twins. Sì, confermo con Combustion, ma secondo me anche molto Ignite, tuttora suonata da me, ogni volta che la suono vedo proprio la gente che impazzisce, quindi è molto importante quella canzone. Ecco, avete già parlato e avete accennato al discorso di Brutale, ma ci spiegate meglio come nasce e come prosegue questa vostra etichetta, perché alla fine è un progetto vostro e dei Sick Squad. Sì, Brutale è stata un'idea nostra di Sick Squad di creare uno spazio dove poterci esprimere liberamente, cosa che purtroppo nell'etichetta principale in Traxxtorm c'era ma non c'era come volevamo. In Brutale invece abbiamo completamente carta bianca su tutto quanto, sia dalla parte grafica che dalla parte di comunicazione che soprattutto parte musicale. E Brutale nasce per creare musica veloce, musica più estrema, pesante, senza compromessi, nel senso che non ci sono limiti, non ci sono regole e appunto questo, cioè, è la nuova TRS pompata, migliorata e ampliata con 1 miliardo di nuovi artisti su cui noi crediamo, che siano emergenti, che siano fermati, qualsiasi cosa, però è praticamente la nuova TRS. Ci raccontate qualcosa l'un dell'altro?
Ti racconto che mi sta sul cazzo una cifra, quel tatuaggio di merda che ha sulla gamba. Ha praticamente un frigorifero verde con dei vinili dentro. Qua vedi, è il frigorifero con i vinili, e poi sull'altra gamba invece ha degli Oreo. E niente, basta, cioè, mi dà fastidio. Sì, è un caso umano. Sono geloso di Christian per i suoi capelli. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo da Meccano Twins in questo 2015. Stiamo lavorando assieme a Sick Squad al nuovo Brutale. Saranno 2 o 3 pezzi, adesso vediamo cosa succede. Ancora una collaborazione come il primo, e poi ancora musica. Vi ringrazio, al di là delle stronzate, vi ringrazio e vi faccio gli auguri per questi 20 anni della Trackstorm, e in bocca al lupo soprattutto per il vostro tour australiano che sarà in autunno. Musica. Passo.